Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, sciamanesimo, meditazione, crescita personale, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto The Key di Joe Vitale. Eh sì, oggi abbiamo scelto questo libro. Intanto possiamo dire che Gio Vitale è un imprenditore, è un autore motivazionale, un oratore motivazionale, nonché scrittore. Dico scrittore perché ha scritto oltre 70 libri, di cui molti di grande successo. E una cosa importante che ci tengo a specificare è che Gio Vitale ha avuto un'infanzia molto difficile, in povertà, e questo libro The Key è stato un po' una sua rinascita, no? Perché è stato scritto proprio in un momento in cui lui pensava di aver raggiunto il fondo, no? Questo libro l'ha scritto in pochissimi giorni, in pochissimo tempo, proprio perché si sentiva ispirato. Dice in poche parole che ha canalizzato quello che ha scritto in questo libro, appunto. E questo diciamo è comune per molti scrittori, no? Molti scrittori ma anche molti musicisti a volte hanno la sensazione che le loro creazioni gli vengano proprio dettate da qualcosa di invisibile. E questa è stata anche l'esperienza di Joe Vitale, che è famoso tra l'altro anche per aver in qualche modo reso commerciale l'Ho'oponopono, che è una tecnica di sciamanesimo hawaiano, attraverso il suo libro Zero Limit. Per cui diciamo ha anche questo pregio Gio Vitale, oltre a essere dal mio punto di vista uno scrittore in grado quasi di coinvolgerti a livello emotivo, le sue parole sono quasi ipnotiche a volte, quindi gli conferisco proprio questo dono di entrare profondamente nell'animo di chi lo legge e poi nella sua semplicità riesce anche ad esprimere concetti non sempre semplici da affrontare e da spiegare. Possiamo anche dire che Gio Vitale è famoso per i più proprio perché ha partecipato al film di The Secret e quindi più l'hanno conosciuto proprio sotto questa veste. Prima di iniziare, una cosa che tenevo a precisare è che questo è un libro quasi ritenuto un libro New Age, però pur essendo un libro New Age ci accorgeremo che tanti di questi concetti che vengono espressi nel libro sono concetti cari anche allo sciamanesimo, no? Sì, perché sono in realtà dei principi che il mondo occidentale ha riscoperto soltanto nell'ultimo periodo. Questo testo è del 97, credo che The Secret sia postumo Sì, credo di ancora. sì. Quindi diciamo che sono concetti che all'epoca erano rivoluzionari, adesso già rientrano un po' nell'ordine di idee di un po' tutte le persone, no? Quindi le persone stanno prendendo consapevolezza dell'importanza delle proprie parole, dei propri pensieri, proprio perché questo libro parla in primis di questo, che noi abbiamo l'abilità, la possibilità di creare la nostra realtà. E come lo facciamo? Come dicono gli sciamani, semplicemente manifestando quello che già abbiamo dentro di noi. Quindi se dentro di noi abbiamo un giardino molto bello, fatto di amore, gioia, gratitudine, tutto questo si manifesterà in termini di eventi, situazioni che sperimenteremo nella nostra vita. Ugualmente, se chiaramente invece coltiviamo un giardino fatto di rancore, odio, cattiveria, purtroppo tutto questo sarà anche quello che ci aspetterà per noi, perché inevitabilmente non possiamo manifestare null'altro di ciò che abbiamo dentro. Con quello che hai detto proprio adesso, Giosuè, diciamo che hai espresso il cuore, il succo di questo libro, però direi di proseguire per gradi e quindi sarebbe importante magari spiegare il primo principio che questo libro espone. Allora, il primo principio è in realtà uno dei più difficili da mettere in atto dal mio punto di vista, perché richiede un vero lavoro su di sé. E il primo principio consiste nell'andare ad eliminare i blocchi e Giovitale considera blocchi tutte quelle credenze limitanti o quelle paure o quelle convinzioni che noi abbiamo su di noi ma anche sul mondo che inevitabilmente vanno controcorrente rispetto alla direzione dove noi vogliamo andare. Faccio un esempio, se chiaramente il mio desiderio è quello di vivere una vita
colma di amore, di agio economico, di benessere, ma dentro di me ho delle credenze che remano contro questo mio desiderio, perché penso di non essere all'altezza, perché penso di non essere abbastanza bravo per avere successo nella vita, perché penso di non essere abbastanza attraente per piacere a un'altra persona, beh, chiaramente, inevitabilmente io andrò a creare in base alle mie credenze la mia realtà. Quindi la cosa più difficile è proprio questo, andare ad individuare quali sono le credenze che noi abbiamo dentro di noi, quali sono le informazioni che inevitabilmente vanno a creare la mia realtà e nel caso fossero, diciamo, disfunzionali rispetto ai miei obiettivi, il lavoro che suggerisce di fare Giovitale è proprio quello di andare a cambiarle. Ora, lui suggerisce il metodo delle affermazioni, no? Quindi sapendo che comunque attraverso la ripetizione continua e costante noi abbiamo anche il dono di influenzare il nostro subconscio e la pubblicità è un esempio palese, no? La pubblicità funziona proprio perché viene ripetuta un sacco di volte in televisione o alla radio finché non scatta qualcosa e crea l'incantesimo, la persona magari va a comprare quel prodotto, perché ormai la pubblicità gli è entrata nel subconscio. E quindi chi si occupa di marketing, di pubblicità, conosce benissimo questa modalità. E allo stesso modo Giovitale suggerisce di fare altrettanto utilizzando magari proprio delle affermazioni che noi diciamo a noi stessi, che potremmo dire a noi stessi la mattina quando ci guardiamo allo specchio, in modo da andare a ribaltare quelle credenze limitanti, depotenzianti, andargli a togliere potere e sostituirle con altre molto più funzionali ai nostri desideri. Hai detto cambiando le affermazioni, possiamo fare un esempio, per esempio se sto cercando un posto di lavoro e cerco una posizione che credo di non meritarmi, è ovvio che non troverò mai questo lavoro, perché in principio sono già io che mi metto nella condizione di non poterlo trovare perché non credo di essere adatto a quel posto di lavoro e quindi dovrei cambiare questa affermazione in sono meritevole del posto di lavoro, di quel posto di lavoro, perché cambia proprio la posizione in cui affronto il problema, no? E quindi dobbiamo stare molto attenti a queste affermazioni, sia nostre interne, ma anche dall'esterno, perché se siamo in un ambiente in cui magari dei familiari, le persone a noi care ci continuano a dire che non siamo adatti a quel lavoro, ovviamente se noi non abbiamo un forte intento, e poi si parlerà anche di intento, ovviamente farò mia le credenze delle persone che mi stanno accanto e quindi dovrò essere ancora più bravo a cambiarle. Verissimo. Allora, su questo primo principio io dico che il modo in cui lui cerca di risolvere il problema, tra virgolette, delle credenze limitanti, non, dal mio punto di vista, per carità, però non penso che sia funzionale nel 100% dei casi. Perché chiaramente se noi abbiamo delle credenze fortemente radicate, perché fanno parte del nostro imprinting, perché le abbiamo assorbite fin dalla nascita, fin dalla nostra più tenera infanzia, noi sappiamo bene che è vero che la mente razionale ha un potere, quindi a livello della mente andare a ripetersi determinate affermazioni può avere un effetto benefico sulla nostra psiche, ma sappiamo anche che la mente subconscia, nel quale appunto è presente l'imprinting che abbiamo ricevuto con tutte le sue credenze limitanti, ebbene la mente subconscia è molto più potente, più forte e diciamo tira maggiormente le redini di quella che è la nostra vita. Quindi chiaramente identificare quelle che sono le nostre credenze limitanti è il primo passo. Poi, dal mio punto di vista, probabilmente anche per il percorso che io e anche te hai fatto, il consiglio è quello di andarci a lavorare a livello sciamanico. Per esempio, in uno degli ultimi percorsi online che abbiamo fatto di guarigione sciamanica, che si chiama La Via del Serpente, insegniamo proprio questo. Quindi prima a identificare i blocchi e poi attraverso il viaggio sciamanico e quindi andando profondamente in uno stato di espansione della coscienza in modo da entrare nel nostro subconscio, lì andare all'origine della credenza
e quindi farci condurre dalle nostre guide all'origine. Cosa intendo per origine? Il primo momento in cui questo seme di questa credenza ci è stato impiantato. E solitamente la persona che sperimenta questo processo ricorda un evento, magari della sua infanzia, che magari aveva anche dimenticato, oppure potrebbe addirittura ricordare un evento appartenente a una vita passata, perché è lì il seme di questa credenza o di questa fobia o di questo blocco. Quindi sì, senz'altro le affermazioni possono aiutare, possono darci una spinta in più, ma se vogliamo veramente fare la differenza, e questo, ripeto, è il mio punto di vista, dobbiamo lavorare su un piano più profondo, non sul piano della mente, quindi mi ripeto continuamente le stesse cose, questo è un lavoro della mente. No, io devo sentire, devo andare lì, in quel momento esatto dove questa credenza è stata impiantata in me e devo svelare l'inganno. Che cosa mi hanno fatto credere che mi ha portato a maturare questa credenza? E cambio di conseguenza anche la narrazione, rendendomi conto che è stato soltanto un inganno, un'illusione, che le cose non sono in realtà così come io le ho percepite, ricevute e assorbite. Prima hai parlato di tecniche sciamaniche e sono d'accordissimo con te che sono tecniche che fanno sì che possiamo risolvere queste problematiche. Però bisogna anche dire un'altra cosa, che te hai una formazione, le persone magari hanno una formazione sciamanica e riescono ad applicare le tecniche sciamaniche per portare in essere questi principi. Però tra non conoscerli e conoscerli è molto meglio conoscerli, quindi questi libri secondo me ha avuto un grande impatto proprio perché ha portato alle persone dei concetti che magari non conoscevano e quindi è già un primo passo. Poi ovviamente manca questo anello mancante che noi andiamo a completarlo con le tecniche sciamaniche, magari ci sono altre persone che lo completano con altre tecniche. Certo, si può anche, diciamo, scegliere un'altra via, anche la psicanalisi, la psicoterapia può andare nel tempo a smantellare determinate credenze. Certo, è un lavoro molto più lungo perché ancora una volta si passa solo sul piano della mente. Quindi cosa fai tu con lo psicologo, con lo psicoterapeuta o con l'analista? Parli, ma viene data proprio poca importanza al sentire, all'emozione, a ritornare nell'evento, a rielaborarlo. Quello magari si fa maggiormente con tecniche come l'ipnosi, per esempio, che considero essere molto più affini alla modalità sciamanica. Il secondo principio che Gio Vitale ci porta in essere in questo libro è la legge di attrazione, diventata famosa, come sappiamo, con il libro The Secret. Che cosa ci dice questa legge, Giosuè? Questa legge esprime che pensieri e sentimenti positivi attraggono situazioni ed eventi altrettanto positive, un po' quello che dicevamo prima, ma allo stesso modo pensieri e sentimenti negativi attraggono situazioni e eventi negativi. Quindi si basa tutto su questo, per cui prendere consapevolezza di questo potere che noi abbiamo ci può anche spronare a darci quel giro di vite che ci permette, no, di rimetterci in piedi e di cercare di guardare gli aspetti positivi piuttosto che quelli negativi. Abbiamo detto che pensieri negativi attraggano situazioni negative. Quindi se io la mattina quando mi sveglio mi preparo per andare al lavoro e guardo tutte le cose, penso solo alle cose negative che mi aspettano durante la giornata, ovviamente avrò una giornata negativa. Se invece mi concentro sulle cose belle che riguardano il mio lavoro, e ci saranno sicuramente, perché anche comunque nelle situazioni più buie c'è sempre l'altro lato della medaglia, e quindi abbiamo parlato in una puntata fa del Tao, no? E quindi è un po' la stessa cosa, in una situazione brutta ci saranno sempre qualche punti positivi. Io mi devo concentrare su quelli, quindi se il mio lavoro mi piace perché sono al contatto con le persone, mi devo concentrare su quello, non sui lati brutti. Sì, poi certo,
Non per questo dobbiamo farci andar bene un lavoro che non ci piace, no? Quindi chiaramente ogni lavoro ha i suoi aspetti positivi, però se sono molto pochi rispetto a quelli negativi, è chiaro che io dovrò prendermi la responsabilità di questo e cercare di cambiare la situazione e quindi magari continuando a lavorare perché comunque mi dà uno stipendio, perché comunque mi permette contestualmente di cercare qualcosa di meglio, devo rimanere comunque proiettato su quello che è il mio obiettivo. Quindi la difficoltà è anche un po' questa, no? Quindi da un lato essere grato per quello che si ha, anche se prendiamo consapevolezza che non è il massimo per noi, non è quello che realmente vogliamo. Allo stesso tempo, invece di lasciarsi anestetizzare da questa modalità di guardare soltanto gli aspetti positivi, però rimanere focalizzati sul nostro obiettivo reale, ovvero trovare un lavoro che per noi è migliore. Molte volte un lavoro può essere migliore non per lo stipendio, non per quanto ci fa guadagnare, ma perché semplicemente ci fa fare quello che noi amiamo fare. Quindi ognuno poi ha i suoi metri di paragone e di giudizio. Il mio ragionamento era più legato anche a quelle persone che amano il proprio lavoro, però magari si svegliano la mattina per la routine, guardano solo i lati negativi, pur amando il loro lavoro, e quindi qui devono fare un cambio di mentalità. Quindi, concludendo questo ragionamento, Giosuè, io un consiglio che possiamo dare quando vi alzate dal letto, la prima cosa di fare è di pensare a 3 cose belle della vita che ci stanno attendendo in questa giornata. Stiamo parlando di lavoro, magari elencare le 3 cose belle che ci aspettano nella giornata. Ancora meglio sarebbe, oltre a questo, prima di iniziare una giornata, praticare la meditazione, perché questo ci permette di centrarci e di allinearci con quelli che sono i nostri intenti, ciò che noi vogliamo portare in essere nella giornata o a lungo termine. Quindi la meditazione io la considero essere proprio la base di qualsiasi percorso che sia di crescita personale e basta o addirittura di crescita spirituale. Senza la meditazione si perde purtroppo il controllo di noi stessi. La mente, che ricordiamo sempre, non è ciò che noi siamo, perché la mente non è altro che una serie di informazioni che ci sono state piantate dentro attraverso l'educazione, attraverso il condizionamento sociale, attraverso la famiglia, la scuola e così via. La mente purtroppo, se noi non meditiamo, prende il sopravvento e sarà poi la mente a direzionare la nostra vita e non più la nostra anima. E sappiamo bene che quando noi ci distanziamo dalla nostra anima o andiamo in una direzione opposta rispetto alla nostra missione nel mondo che ha scelto la nostra anima, inevitabilmente diventiamo delle persone infelici perché non hanno la possibilità di realizzare la propria missione nel mondo e quindi di portare in essere il motivo per cui si sono incarnate in questa terra. Giuseppe, un altro dei principi fondamentali che vengono espressi in questo libro è quello della responsabilità personale, di prendersi sulle spalle la responsabilità del nostro destino. Troppo semplice demandare la responsabilità agli altri. Ovviamente se noi demandiamo la responsabilità agli altri non abbiamo più il potere di creare, di costruire il nostro destino. Il concetto di responsabilità è anche espresso, per esempio, nella pratica dell'Ho'oponopono, no? Che invita a prenderci la responsabilità di tutto quello che entra in contatto con noi, anche a distanza. Nell'Ho'oponopono si dice che se io sono osservatore magari di un incidente o anche semplicemente guardando alla televisione un disastro ambientale, io me ne devo prendere la responsabilità. Perché? Perché siamo tutti connessi, siamo tutti parte di una rete in questo mondo, in questa dimensione e ognuno di noi a suo modo determina non soltanto la propria esistenza attraverso i pensieri, i sentimenti e le emozioni, ma addirittura determina anche l'andamento globale. Questo diciamo è un concetto un pochino più elaborato, però ci fa capire quanto sia ancora più importante prendersi la responsabilità di sé. E quindi è chiaro che magari io potrei arrabbiarmi
perché un mio collega mi ha rubato la promozione, no? Quindi è stato scelto lui piuttosto che me a ricoprire il ruolo che io sognavo ricoprire. Ma è anche vero che questo dare la colpa a qualcun altro, perché magari penso che si sia comportato in maniera scorretta, perché non sia stato leale o perché semplicemente non si meriti quel tipo di promozione, ecco, l'andare a focalizzarci sulle colpe degli altri ci porta a deresponsabilizzarci e quindi a farci prendere quasi la percezione di noi stessi come creature impotenti, che non hanno alcun potere, che sono in balia degli eventi o in balia degli altri. No, qui è importante capire che qualsiasi cosa che ci capita, anche se è frutto di un'ingiustizia, è frutto di una situazione che dipende da fattori esterni che non abbiamo provocato noi apparentemente, in realtà le abbiamo provocati noi questi eventi. Attraverso come? Attraverso quello che abbiamo coltivato dentro di noi nell'ultimo periodo o anche negli anni. Un altro esempio per riportarlo nel mondo materiale, abbiamo parlato del lavoro, riparliamo ancora del lavoro, è inutile che mi lamenti del mercato del lavoro di questo periodo storico, lo sappiamo tutti che non è un periodo florido, ma non devo prendere la scusa e farla mia, devo cambiare questa situazione, quindi devo prendere le redini della mia vita. Prendere le redini della mia vita vuol dire magari cambiare il curriculum, specializzarmi su cose a cui non sono specializzato e che mi potrebbero servire nel lavoro. Potrebbe essere instaurare dei rapporti con altre persone, quindi ampliare i miei contatti per poter cercare magari dei posti di lavoro. Devo attuare determinate cose per poter, in questo caso, trovare lavoro. Quindi diciamo che prendersi la responsabilità è un dono che noi facciamo a noi stessi, perché ci permette di passare dalla parte della vittima alla parte della persona che ha il controllo di sé e della propria vita. E quindi è un passo essenziale anche per ridarci valore, ridarci in qualche modo un potere che in alcuni casi noi cediamo agli altri. Il dare la colpa degli eventi agli altri o delle situazioni che noi stiamo vivendo agli altri è un cedere il nostro potere, non riconoscerlo. Ed è per questo che è importante invece fare quello switch che ci permette di dire no, io sono responsabile al 100% di quello che mi sta accadendo, anche se non riesco a trovare dei collegamenti razionali. So che tutto ciò che mi sta succedendo è frutto di quello che io ho maturato, alimentato dentro di me. E dicendo questa cosa stai dicendo che è importante anche la gratitudine. Da un certo punto di vista sì, perché chiaro che se i miei pensieri, le mie emozioni e i miei sentimenti vanno a determinare quella che è la mia realtà, ma soprattutto vanno a determinare quello che sarà il mio futuro, se io inizio a praticare l'arte della gratitudine e quindi iniziare ad essere grato anche delle cose più semplici, no? Per esempio, vado in pausa pranzo al bar a mangiarmi un panino, apprezzo il fatto di potermi permettere di mangiare fuori o apprezzo il sapore del panino, gli do importanza, sto nel qui e ora, non lo faccio frettolosamente, anche perché devo prendere consapevolezza che non tutti hanno il privilegio di mangiare tutti i giorni, quanta povertà c'è nel mondo. Quindi l'arte della gratitudine ci porta a mettere il focus sulle nostre benedizioni e non le nostre dannazioni, se possiamo dire. Sì, e poi mi viene da aggiungere che un po' ritornare ai principi precedenti anche, cioè sono lì che mangio questo panino, mi devo godere il sapore di questo, mi devo concentrare su quello, non su magari la macchina che mi è passata accanto e ha usato il clacson 2 volte di più, non mi devo far distrarre da quello, ma mi devo concentrare sulle cose belle. Un ultimo principio che viene espresso in questo libro, che è molto caro agli sciamani, è la chiarezza delle intenzioni, no? L'intento per gli sciamani è alla base di tutto lo sciamanesimo.
Sì, gli sciamani, diciamo, basano tutte le loro pratiche sull'intento. Quindi in realtà la cosa più importante è l'intento. Che cos'è l'intento? È il volere, la volontà dello sciamano in questo caso. E più è forte questa volontà, più diciamo questo intento ha il potere, l'energia sufficiente per manifestarsi, per venire in essere. Però chiaramente questo intento deve essere ben messo a fuoco e la stessa cosa ci dice Gio Vitale. Quindi inutile lamentarsi della propria vita e semplicemente dire vorrei un lavoro migliore. Ok, quale lavoro? Dove? Che ruolo vuoi ricoprire? In che situazioni? Cioè, dentro di sé è importante già creare la realtà, le situazioni che vogliamo portare in essere. Se non facciamo questo, vuol dire che dentro di noi c'è un caos e la nostra realtà futura sarà sulla stessa lunghezza d'onda, sarà semplicemente un caos. Se dentro di me alimento soltanto l'insoddisfazione senza focalizzarmi su ciò che realmente voglio, questo sarà quello che mi aspetterà nel mio prossimo futuro. Per cui la chiarezza delle intenzioni è la prima cosa. Una pratica importante, no? Che a volte le persone fanno quando finisce l'anno, no? Quindi a Capodanno, i vari propositi per l'anno nuovo. Io consiglio sempre di scriverli questi propositi, di metterli su carta, scrivili in maniera dettagliata, precisa. Voglio perdere peso. Ok, quanto peso vuoi perdere? Oppure che ne so, vorrei tanto fare un viaggio. Sì, dove questo viaggio? Lo devi mettere ben chiaro dentro di te, altrimenti saranno soltanto piume al vento che andranno nella direzione del caos, senza portare concretezza nella tua realtà. A livello magico potremmo dire che questo concetto è proprio portare nel qui e ora e nel mondo materiale il desiderio, lo sto canalizzando, mi passa dentro di me e esce tramite la penna e lo porto nel mondo materiale scrivendolo. Tant'è che una delle pratiche più conosciute anche del processo di manifestazione è proprio quello dell'immaginazione attiva e quindi quasi in uno stato di trance, di ipnosi e quindi attraverso una semplice meditazione iniziare a visualizzare quello che noi vorremmo vivere, quello che noi vorremmo realizzare proprio a livello concreto. Quindi se io sogno, non so, di trasferirmi a Parigi, io potrei quotidianamente fare delle brevi meditazioni dove mi visualizzo che cammino per gli Champs-Élysées o che sono a visitare la Torre Eiffel o che mangio nei ristoranti francesi, che parlo con le persone francesi. Cioè questo processo creativo che noi facciamo dentro di noi va ad alimentare il processo di creazione, continua a mettere sempre più a fuoco il nostro intento finché questo intento raggiunge talmente un livello carico di energia che diventa reale, manifesto nella realtà ordinaria. E oltre a questo, per esempio, Gio Vitale consiglia di tenere una sorta di diario magico, no? Dove noi scriviamo anche quotidianamente quelle che sono le nostre intenzioni, quello che noi vogliamo manifestare, scriverlo magari in tempo presente, come se fosse già realizzato nel qui e ora, aiuta ulteriormente. E quindi diciamo che i vari esercizi che noi possiamo fare per imparare a manifestare, perché poi alla fine questo libro parla proprio di questo, ci fa prendere consapevolezza del nostro potere e poi cerca di dare anche degli strumenti attraverso i quali noi possiamo metterlo in pratica questo potere. Prima hai parlato di vivere quella situazione. Viverla significa, e è bene specificarlo, non deve essere una visualizzazione meccanica, ma devi viverla proprio nel profondo, devi viverla con il cuore, con le emozioni, perché altrimenti non serve a niente se diventa una cosa Bravissimo, meccanica. non Il più serve a delle niente. persone utilizzano invece questi tipi di visualizzazioni in una maniera meccanica come per dire vabbè lo faccio, tanto non fa male. È sbagliatissimo, è un approccio assolutamente sbagliato. La magia ce l'ha l'anima, il potere di fare magia ce l'ha l'anima, non la mente. Questo dobbiamo capire bene, altrimenti perdiamo un sacco di tempo e di energia.
Per cui se io faccio una visualizzazione con la mente, sì, ok, sono lì a Parigi, cerco di far sì che queste immagini mentali siano più dettagliate possibili, no? In HD, palazzi, bla bla bla. Sto facendo un lavoro di mente che non serve a un cavolo. Ma se io invece uso le emozioni, uso il cuore, uso il sentire, uso l'anima, allora lì sì che sprigiono un grande potere energetico che va a dare benzina al mio sogno e che lo fa manifestare. Quindi la chiave non è pensare, la chiave è sentire. Noi siamo persone con un'anima e quest'anima è quanto di più prezioso noi abbiamo, perché fa parte dell'energia divina che dà vita a tutto ciò che esiste in questo mondo. Ma se io do la precedenza solo ed esclusivamente alla mente razionale, dal mio punto di vista sto perdendo tempo o comunque sto facendo una grande fatica per ottenere un briciolo così di risultato che potrei ottenere. Arrivati a questo punto è ovvio che mi sorge una domanda, no? Se questo libro ti è piaciuto, se questo libro lo consiglieresti ad altre persone? Io lo consiglio, è uno dei libri che ho amato, chiaramente è stato scritto nel 97, quindi ha tanti anni, però nonostante sia passato molto tempo esprime dei concetti ancora attuali, dei concetti e degli insegnamenti che meritano di essere ripetuti e su cui bisogna ritornare spesso, proprio per imparare a creare la nostra realtà nel modo in cui noi vogliamo che sia. Chiaramente se tutti questi insegnamenti vengono messi in pratica attraverso, magari non so, delle tecniche sciamaniche come quelle che noi insegniamo, diventa veramente un manuale potente, prezioso. Sicuramente come tutti questi testi non basta leggerli e poi accantonarli. Questi insegnamenti vanno messi in pratica. Se non si mettono in pratica ci farà star bene questo libro per il tempo in cui lo leggeremo, avremo quasi l'illusione che le cose stanno per cambiare, ma se poi una volta chiuso, una volta terminato, ritorniamo nella nostra routine, nei nostri schemi di pensiero, sarà semplicemente stata, non dico una perdita di tempo, ma sicuramente niente di risolutivo per noi. Sai, sono dei libri piccoli, perché poi alla fine sono libri piccoli che uno volendo legge in una giornata, ma non deve leggere in una giornata, o meglio, lo può leggere in una giornata se poi l'obiettivo è quello di rileggerlo ulteriormente per approfondire, altrimenti sono dei libri che vanno letti piano piano, vanno gustati, vanno assaporati e vanno portati in noi, no? I concetti. Dato che siamo in estate, può essere secondo te un libro da portare sotto l'ombrellone? Assolutamente sì. Ok. Forse è Sono un d'accordo. libro che ho letto la prima volta sotto l'ombrellone, può essere. Tutte le volte lo diciamo, ma particolarmente ci piace leggere quando siamo sotto l'ombrellone, quindi. Bene ragazzi, fateci sapere se anche voi avete letto The Key di Gio Vitale, cosa ne pensate al riguardo e se volete magari consigliarci altri libri per le prossime puntate di questo podcast, potete farlo scrivendo sempre nei commenti. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Vi ricordiamo che Spiritual Podcast è presente anche in formato audio su tutte le piattaforme streaming e quindi lo potete ascoltare anche mentre magari siete in macchina, nel traffico, state tornando o andando al lavoro. E che dirvi, vi ringraziamo di averci ascoltato fino alla fine e noi ci vediamo per il prossimo podcast. Ciao! Ciao!